Ma dimmi la verità, ti è mai successo di prendere la tua chitarra, suonare quei riff che ti riescono bene e poi dopo 10 minuti posare la tua chitarra e sentire un'enorme sensazione di vuoto, come se ti mancasse qualcosa, come se tu non stessi crescendo? Ti è mai successo? A me è successo parecchie volte. Scommetto che ti è successo anche questo, di iniziare a studiare, fare i tuoi esercizi, fare le tue scale e sentirti proprio una noia mortale, quasi che ti stai per addormentare sullo strumento e non avere più voglia di continuare a studiare, continuare a fare quelle cose che ti possono aiutare a progredire e a diventare un musicista, nel nostro caso un chitarrista. Ma come si fa ad evitare queste cose? Serve innanzitutto quello che è un piano d'azione, un piano di studio che sia mirato, che vi faccia divertire ma che vi faccia anche imparare qualcosa. Nella mia esperienza io ho visto nel 90% dei casi delle persone che facevano dei progressi, poi a un certo punto, dopo un anno e mezzo, hanno deciso di smettere di suonare la chitarra o comunque hanno deciso di non continuare più lo studio della musica. Ma questo perché accade? Innanzitutto lo facciamo ve lo spiego in maniera molto semplice. C'è una progressione nell'apprendimento. Supponiamo noi di avere un grafico di questo tipo dove abbiamo da una parte quello che è l'apprendimento e dall'altra parte il tempo. Quindi supponiamo che da 0 a 100 diventiamo un musicista nell'arco, ad esempio, di 3-4 anni, che è un normale corso di studio per un qualsiasi strumento, come ad esempio la chitarra. Quindi vediamo come noi all'inizio, quando iniziamo a studiare, i nostri progressi vanno subito verso l'alto. Poi man mano che il tempo passa e che il nostro cervello, il nostro corpo e le nostre mani si sono abituate a determinati movimenti, i progressi cominciano a calare. La curva dei progressi comincia a calare, non è così netta come all'inizio. Comincia a calare ed è quello il momento in cui si deve spingere di più. In quel momento in cui si deve spingere di più, la maggior parte delle persone lascia totalmente e cade. Questo perché? Perché hanno dell'assenza di motivazioni, c'è uno studio sbagliato o comunque non si sa come andare avanti. Quindi adesso vediamo come risolvere tutti questi piccoli problemi e cerchiamo di fare un piano d'azione di studio, un piano di studio che ci permetta sia di divertirci ma anche al nostro cervello di poter imparare delle nuove cose, assimilarle e cercare di portarle soprattutto avanti nel tempo e migliorarsi giorno dopo giorno.
Adesso ti chiedo di essere assolutamente sincero, ma non sincero con me, ma sincero con te stesso, e dire a te stesso a quale di queste categorie appartieni. Essere consapevoli di ciò che si è e sapere quelli che sono i propri limiti è spesso il modo migliore per poter progredire nel tempo. Quindi mi raccomando, sii sincero, ma non con me, ma sii sincero con te stesso. Io ho sempre distinto i chitarristi in due diverse tipologie: il chitarrista da tablatura con il musicista consapevole. Vediamo quelle che sono le differenze fra queste due figure. Il chitarrista da tablatura va a vedere la musica come una serie di coordinate spaziali che sono i tasti e le corde. Queste coordinate sono i numeretti, i numeri che vede nella sua tablatura. Quindi per un chitarrista da tablatura un Do maggiore in questa posizione è semplicemente un 3, 2, 0, 1, 0, che sono i numeri che vede nella tablatura in relazione ai tasti e alle corde che deve suonare sullo strumento. Quindi per lui il Do maggiore è 3, 2, 0, 1, 0. Basta. Per quanto riguarda il musicista da tablatura, se chiedi al chitarrista da tablatura di andare a spostare lo stesso brano un tono più in alto, lui dovrà o cercare una nuova tablatura che è direttamente scritta un tono più in alto, oppure andare a spostare lui stesso manualmente tutte quelle che sono le coordinate un tono più in alto per poter suonare il brano un tono più in alto. Questa è la prima caratteristica del chitarrista da tablatura. Il musicista consapevole invece pensa in termini di intervalli e funzioni. Quindi a un musicista consapevole, per un musicista consapevole, un Do maggiore, quando sta suonando un Do maggiore, sa perfettamente qual è la posizione della tonica e sa quali sono anche le note che compongono l'accordo, in questo caso il Do maggiore, quindi il Do, il Mi e il Sol, nonché la triade maggiore di Do, la prima, la terza e la quinta della scala maggiore. Pensando in termini di intervalli e funzioni, se chiedi a un musicista consapevole, a un chitarrista consapevole, di spostare il brano un tono più in alto, lui lo farà a volo, proprio perché pensa in termini di intervalli e funzioni e non in termini di coordinate spaziali. Quindi sarà subito in grado di spostarvi il brano un tono più in alto, un tono e mezzo più in alto, un tono più in basso e così via, proprio perché sa quelle che sono gli intervalli e le funzioni che compongono quei determinati accordi in quel momento. Torniamo al chitarrista da tablatura. Il chitarrista da tablatura è un digitocentrico. Il chitarrista da tablatura si fida ciecamente di quello che sta vedendo sulla tablatura. Il suo orecchio è spesso pigro perché fa proprio affidamento a quello che sta vedendo sulla tablatura e a quello che sta leggendo in quel momento, quelle che sono le coordinate che sta leggendo in quel momento. Quindi che cosa accade? Se la tablatura ad esempio non è corretta, che è una cosa che accade spessissimo online, quindi quando cercate le tab online fate attenzione perché spesso non sono corrette. Se il chitarrista da tablatura ha una tablatura che non è corretta o che contiene un errore, lui la suonerà comunque perché non ha le conoscenze armoniche teoriche di base per poter capire che quella nota sta cozzando con quelle che sono le altre, quindi lui la andrà a suonare comunque. Il chitarrista da tablatura fondamentalmente senza la tablatura si sente assolutamente perso. Andiamo al musicista consapevole. Il musicista consapevole è un audiocentrico, usa la teoria e l'armonia che ha imparato come fonte di verifica per quello che sta suonando, quindi se ascolta se sente una nota in quel momento che è fuori posto, la va a correggere al volo, perché proprio utilizza quella che è l'armonia e la teoria musicale come fonte di verifica per quello che sta suonando. L'orecchio del musicista consapevole è più sviluppato rispetto al chitarrista da tablatura, quindi il musicista consapevole è anche in grado di poter andare ad apprendere dei brani ad orecchio, andando a ridurre drasticamente quelli che sono i tempi di apprendimento. Questa è un'altra fondamentale differenza tra il chitarrista da tablatura e il musicista consapevole. Andiamo adesso a parlare in termini di improvvisazione. Se chiediamo noi a un chitarrista da tablatura di improvvisare su un determinato giro, il chitarrista da tablatura si limiterà a ripetere quelli che sono i lick che ha imparato a memoria
cercando anche di incastrarli a forza dove fondamentalmente quei lick non si vanno ad incastrare, proprio perché li ha imparati a memoria. Quindi in quel momento lui cerca di utilizzare il vocabolario del musicista da tablatura è fatto di lick imparati a memoria, quindi cerca di incastrare quei lick anche a forza dove quei lick non ci stanno. Naturalmente questa cosa sappiate che si sente. Il chitarrista da tablatura, se gli chiedi di improvvisare, potremmo dire che è un po' come una persona che sa recitare delle poesie in lingua straniera, però non ne conosce il significato. Quindi lui sa recitare quelle che sono le poesie in tedesco, però non sa assolutamente quello che sta dicendo. Per quanto riguarda il musicista consapevole, invece, il musicista consapevole parla la lingua, conosce la grammatica che è l'armonia e conosce la sintassi che è il ritmo. Quindi il musicista consapevole è in grado di parlare una lingua. Quando deve improvvisare usa queste conoscenze per raccontare una storia, adatta quelle che sono le tensioni che lui sa perché una nota tira verso l'altra e adatta queste tensioni per poter raccontare una storia e le adatta anche a quella che è l'emozione del momento. Quindi fondamentalmente la differenza è che il chitarrista da tablatura conosce il lick a memoria, mentre invece il musicista consapevole parla la lingua. Un altro limite, questo grandissimo limite, si incontra soprattutto quando suonate con altre persone. Il chitarrista da tablatura, quando suona da solo su una backing track, su una base, sta suonando e spesso si autoconvince di saper suonare come quel chitarrista che sta imitando in quel momento. Quindi, per esempio, studia un brano di Carlos Santana, studia un brano di Jimi Hendrix, lo suona dietro la base e pensa, si autoconvince di saper suonare come Carlos Santana, senza comprendere in realtà a fondo che quello è il linguaggio di Carlos Santana, che è un musicista consapevole, che ha sviluppato il proprio linguaggio. È un po' come se io mi mettessi a parlare con la voce di Celentano oppure mi mettessi a cantare con la voce di Ramazzotti, quindi è un po' come, fondamentalmente si tratta di imitare, è un clone. Il musicista consapevole invece, che è un Carlos Santana, un Eric Clapton, è inutile dire neanche chi siano, sa perfettamente quello che sta dicendo. Questa differenza si incontra anche quando si sta suonando con le altre persone. Se il chitarrista da tablatura e il musicista consapevole si trovano insieme la sera in una jam session, quando il chitarrista da tablatura sale sul palco, se c'è un contrabbassista che inizia a suonare un giro in si bemolle e gli chiede di improvvisare, probabilmente il chitarrista da tablatura si troverà un po' spiazzato perché non sa bene dove andarsi a muovere. Il musicista consapevole saprà perfettamente invece quelli che sono i pattern musicali che sono ricorrenti nella musica in quella determinata tonalità di si bemolle e quindi riuscirà facilmente anche a interagire con gli altri e a interagire con gli altri strumenti e con gli altri, naturalmente con gli altri musicisti. Quindi, fatta questa breve analisi di queste due figure, adesso di a te stesso a quali di queste due figure appartieni e mi raccomando, sii sincero con te stesso.
Quindi se mettiamo su una bilancia il chitarrista da tablatura e il musicista consapevole, da quale parte pende la bilancia? Se osserviamo dal punto di vista della tecnica, la bilancia pende sicuramente, in un lasso di tempo naturalmente determinato, pende naturalmente verso il chitarrista da tablatura, perché il chitarrista da tablatura, anche se sta imparando a memoria, anche se non sa esattamente quello che sta suonando, sta però acquisendo la tecnica dei chitarristi che sta studiando, quindi impara determinate tecniche chitarristiche, impara il legato, impara anche a muoversi velocemente sulla tastiera, impara il bending, impara il tapping e così via, impara le varie tecniche dei chitarristi che sta studiando. D'altro canto, dall'altra parte, sempre, vi ripeto, in un lasso di tempo determinato fra i due, uguale fra i due, il chitarrista consapevole sta dando più peso invece a quello che è lo studio e la teoria dell'armonia, quindi dovrà poi faticare per poter raggiungere anche quel livello tecnico del chitarrista da tablatura, che studiando le tab lo ha acquisito. Quindi la verità dove sta? La verità sta esattamente nel mezzo, come nella maggior parte delle cose. La verità sta sempre in mezzo. Noi dobbiamo porci come obiettivo di essere dei chitarristi consapevoli che sanno quello che stanno suonando, ma che hanno anche la tecnica e gli strumenti per potersi esprimere dunque nel proprio linguaggio, nel linguaggio che preferiscono. Quindi fondamentalmente dobbiamo sapere quello che stiamo suonando, ma dobbiamo anche essere capaci di poterci esprimere, avere la tecnica per poterci esprimere. È un po' come una persona che compra una bicicletta da corsa, però non è magari bravissimo ad andare in bicicletta e quindi non riesce a sfruttare tutto quello che è il potenziale che quella bicicletta gli offre. La stessa cosa avviene nella musica: se diamo troppo peso da una parte o dall'altra, la bilancia pende da un lato o dall'altro, pende dalla tecnica a sfavore di quello che è lo studio, oppure pende dallo studio a sfavore di quello che è la tecnica. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un piano di studi che ci permette sia di capire quello che stiamo facendo, ma anche di acquisire la tecnica che ci permette ci permette di esprimerci nel linguaggio che vogliamo. L'errore numero 1 che si fa è quello di confondere lo studio con il divertimento. Quando stai suonando le cose che già sai fare, non stai progredendo, stai semplicemente mantenendo la forma. Quindi se una cosa non ti fa sbagliare, almeno ogni 3 tentativi che tu fai una cosa, quella cosa non ti fa sbagliare, significa che è troppo facile. La vera crescita sta nella zona di disagio, sta in quella zona in cui ti senti frustrato, quando ci sono quelle cose che tu non riesci a fare. È proprio lì, in quella zona di disagio, che diventi un chitarrista migliore. Come facciamo noi a poter migliorare, quindi a non sentirci frustrati anche quando dobbiamo migliorare? Applichiamo una regola, applichiamo la regola dell'80%. Quindi noi supponiamo di avere un'ora di tempo, per esempio al giorno, da poter dedicare allo studio dello strumento. Applichiamo la regola dell'80%. L'80% del nostro tempo noi lo dobbiamo dedicare a divertirci. Quindi dobbiamo fare quello che ci fa divertire. Vi piace suonare il rock, vi piace suonare il blues, vi piace suonare il jazz, vi piace suonare il reggae, suonatelo per l'80% del tempo. Ma tassativamente il restante 20% lo dovete dedicare ogni giorno, per il tempo che avete, lo dovete dedicare a qualcosa che non sapete fare, a qualcosa che trovate frustrante, a qualcosa che proprio non riuscite a fare, e dovete imporvi di migliorare in quel 20% che deve essere tassativo, dovete assolutamente farlo. Quindi regola dell'80%, 80% divertimento, 20% tassativo studio su qualcosa che non sapete fare. Quindi non sapete fare per esempio bene, che ne so, la scala pentatonica, dedicate il 20% dello studio soltanto alla scala pentatonica. Un'altra cosa molto sbagliata che c'è oggi siamo nell'epoca della overdose di informazioni, quindi ci sono informazioni che c'è proprio un'overdose, siamo proprio boom, le informazioni le abbiamo proprio con il secchio, ci buttano le informazioni. Questa è la cosiddetta illusione dei tutorial. Spesso si va su YouTube, si comincia a guardare i tutorial e si passa da un argomento all'altro, si guarda un tutorial sulla pentatonica, un tutorial sulla scala maggiore, un tutorial sul blues, un tutorial su quello, un tutorial sull'altro,
dell'altro, che poi la maggior parte dei tutorial, state attenti perché alcuni sono perfettamente corretti, altri insomma hanno una visione un po' particolare. Ad ogni modo il concetto è quello di non passare da un tutorial all'altro così senza proprio passare da un argomento all'altro. Non mettetevi tutto quello che è lo studio direttamente davanti, focalizzate il vostro obiettivo di crescita settimanale, bisettimanale, mensile soltanto su un argomento. Quindi non sapete per esempio fare la scala maggiore, guardatevi soltanto dei tutorial che parlano della scala maggiore, guardatevi 1-2 tutorial e poi ricordatevi la regola dell'80%, quel 20% dedicatelo soltanto a quello studio specifico. Io sono sempre della vecchia scuola, ad esempio guardate, vi faccio vedere qua, ho preso qualcuno dei miei libri, no? Quindi c'è per esempio, vi piace suonare il jazz? Studiatevi gli standard jazz. Volete farlo? Studiatevi anche le frasi per il linguaggio. Cioè, questo, jazz guitar, studiate. E mi raccomando sempre i manuali, non soltanto i metodi pratici ma anche i manuali. Vi piace suonare il rock? Suonatevi il rock. Vi piace suonare il blues? Suonatevi il blues. Vi potete suonare il blues sempre con i metodi. E mi raccomando anche quello che è il chitarrista da tablatura, quindi apprendete anche la tecnica. Vi piace Stevie Ray Vaughan? Studiatevi gli spartiti di Stevie Ray Vaughan. Vi piace George Benson? Studiatevi gli spartiti di George Benson. Quindi mi raccomando sempre un equilibrio fra quello che è lo studio della teoria e dell'armonia e anche lo studio della tecnica in riferimento al genere che vi piace di più. Quindi mi raccomando, fate attenzione a quella che è l'illusione del tutorial. Un'altra cosa molto importante è l'esercizio del diario video, audio-video, nel diario audio-video. Una cosa molto importante per poter misurare i propri progressi è ascoltarsi, quindi voi dovete registrarvi mentre state suonando, dovete proprio imporvi ad esempio di registrare un giorno a settimana, ma non ascoltate subito la registrazione, ascoltatela dopo 2 settimane, dopo 2 settimane fate la stessa registrazione e le confrontate. E soltanto guardando e ascoltando, lo potete fare sia col video che con l'audio, è soltanto ascoltandovi e guardando quelli che sono i micro miglioramenti che avete fatto nel tempo, questo è il miglior carburante per poter andare avanti. Quando voi sapete che state migliorando, quello è proprio il miglior carburante che vi può portare avanti. Quindi mi raccomando, registratevi con il telefono, se avete il computer registratevi con un software gratuito come Audacity ad esempio, attaccate la chitarra nel computer, se vi serve anche questo me lo scrivete nei commenti, io vi faccio anche un tutorial su come si utilizza Audacity, che è un software gratuito per poter registrare, che vi permette di poter registrare e potervi ascoltare. Quindi mi raccomando, l'esercizio del diario audio-video, registratevi con il telefono, registrate l'audio, registrate il video mentre suonate, ma non guardatelo subito, guardatelo in un secondo momento. In un secondo momento, ad esempio, guardatelo nella settimana successiva. Fate poi la stessa registrazione e vi ascoltate nella prima registrazione di una settimana, di 2 settimane prima e nella nuova registrazione e guardate quelli che sono i micro miglioramenti che avete fatto. Vi ripeto, questo è il miglior carburante per poter andare avanti. Quindi come facciamo noi a migliorare? Fatta questa premessa, facciamo 3 punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è scegliere una sfida specifica. Quindi noi dobbiamo scegliere qualcosa che deve diventare il nostro obiettivo a breve termine. Quindi noi ad esempio in un mese dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo. Dovete scegliere naturalmente una sfida specifica che sia adatta al vostro livello. Quindi supponiamo che non conoscete bene la pentatonica, non sapete muovervi lungo il manico con la scala pentatonica, scegliete la sfida specifica di imparare e utilizzare la pentatonica lungo tutto il manico della chitarra. Finché non realizzate questa sfida, non passate ad una sfida successiva.
Mi raccomando sempre l'illusione dei tutorial, non guardatevi 300.000 tutorial sulla pentatonica, ve ne basta 1, 2, quello che vi dia le giuste informazioni per poter raggiungere questa sfida specifica. Lo stesso tempo che voi dedicate a guardare i tutorial su internet è tempo che togliete a quello che è lo studio sullo strumento. Le nostre giornate sono sempre di 24 ore, quindi ammesso che tutti noi abbiamo i nostri impegni personali, vi raccomando fate anche una gestione del tempo. Secondo punto fondamentale, registratevi ogni lunedì. Quindi voi ogni lunedì vi registrate e ascoltate nel lunedì successivo la registrazione che avete fatto nel lunedì precedente per vedere quelli che sono i miglioramenti che andate facendo settimana per settimana. Quindi questo il diario audio video. Fatelo nel modo che preferite, fatelo col cellulare, fatelo con il computer, fatevi un video, fatevi un audio col registratore vocale. L'importante è che ogni lunedì voi vi registriate e il lunedì successivo vi registrate nuovamente, ascoltate la registrazione che avete fatto il lunedì precedente e vedete quali sono i punti da correggere o eventualmente quali sono, me lo auguro per voi, i miglioramenti che avete fatto settimana per settimana. Ultimo punto molto importante quando studiate: utilizzate il metronomo. Utilizzate il metronomo anche se lo odiate, anche se questo strumento è lo strumento più odiato da quelli che sono i miei ragazzi, perché proprio dicono il metronomo non lo voglio usare, non ce la faccio ad usarlo, non mi piace. Il metronomo lo dovete usare. Il metronomo vi insegna non soltanto ad andare a tempo, vi insegna le dinamiche, ma vi insegna soprattutto a stare sempre sul click, a stare sempre all'interno del click. Quindi avete sempre voi, è come se avreste sempre il controllo della vostra auto, anche nel caso in cui la vostra auto sta andando a sbandare. Voi con il metronomo sapete sempre controllare perfettamente la vostra auto e tornare nella corretta carreggiata. Quindi usate il metronomo anche se lo odiate, anche se non lo vorreste distruggere a martellate, utilizzate il metronomo. Metronomo classico o metronomo digitale, l'importante è che sia un metronomo. L'utilizzo del metronomo, vi ripeto, è importantissimo. Non c'è cosa più brutta di un chitarrista che non riesce subito a riagganciarsi al tempo, che non sa andare a tempo, non soltanto chitarrista ma un musicista in generale. Quindi utilizzate il metronomo. Quindi 3 punti fondamentali per poter migliorare: scegliere una sfida specifica. Mi raccomando, non mettetevi davanti tutto il mondo, perché poi tutto il mondo vi diventa troppo pesante da portare sulle spalle. Una sfida specifica. Registratevi ogni lunedì e ascoltate il lunedì successivo la registrazione che avete fatto nel lunedì precedente. E poi mi raccomando, utilizzate il metronomo. Tutto questo sempre con la regola dell'80%. L'80% lo dedicate a quello che vi fa divertire, il 20% a quello che trovate frustrante. Vi ripeto, è nella zona di disagio che state imparando. Il vostro cervello fa delle nuove connessioni neurali proprio in quella zona di disagio. È lì che diventate dei chitarristi migliori, non quando vi state divertendo, ma dedicate l'80% del vostro tempo a divertirvi, perché vi dovete sempre divertire, è la cosa fondamentale. Lo stallo del chitarrista, per concludere, non è la fine della vostra carriera o la fine del vostro studio. Quando siete in stallo, quando sentite che non riuscite più a progredire o che non sapete più come andare avanti, quella non è la fine. Quello è il segnale che siete pronti per il passo successivo, che siete pronti per salire al livello successivo. Quindi quando incontrate questa sensazione, sappiate che dovete andare al livello successivo, non dovete fermarvi, non vi fermate, dovete suonare sempre e dovete continuare a studiare. Credetemi, progressivamente nel tempo, se applicate queste piccole cose e non esagerate, soprattutto vi divertite sempre, io vi assicuro che voi stessi ascolterete i vostri miglioramenti. Mi raccomando, adesso io vi ho dato questi piccoli consigli, spero che li mettiate in pratica.
Come al solito, se volete, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video se questo video vi è stato utile. Fatemi sapere anche nei commenti quali sono quelle parti, a che livello voi avete incontrato per esempio questo stallo. Quindi io cercherò anche di potervi aiutare personalmente a superare questa fase di stallo a qualsiasi livello voi vi troviate. Quali sono le difficoltà che incontrate, qual è la zona di disagio che incontrate, qual è la parte che trovate più frustrante e così via. Io cercherò di potervi aiutare. Se ci sono anche delle cose particolari su cui volete dei tutorial, c'è qualcosa in cui non riuscite a progredire, scrivetemelo nei commenti, io sarò ben felice di poterlo fare. Vi farò un tutorial specifico anche su quella cosa che vi lascia bloccati in quel momento. Ma la cosa più importante, e mai come in questo video è la cosa più importante, è quella di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre, anche se in quel momento ti senti in stallo e senti che non riuscirai ad andare avanti.